sto forti questi. Sì, 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 sono bravi, però tanto io vado, cioè sono venuto perché non c'è un cazzo da fare. Però... Ma te il Leopard stai? Sì, sono in Leopard perché ho chiesto che team c'erano l'altra volta e mi ha detto che, diciamo, dei piloti mancanti, mancava un Leopard, ho detto boh, andiamo lì, magari faccio un po' di punti, li aiuto. Ma il Leopard sono mafiosi. È la mafia. Ah, ma... Così dice vabbè. Claudio. Sono mafiosi, dice Claudio. MTA. Dai, Franz, Il mio secondo me è mo... scarso di team. Chi? Il mio team mi sa che è scarso. MTM, vediamo quant'è la moto, 70%. Ma non so S- se quanto influisce. uh, Però è bella questa moto MTM. Mi piace. La devo Moreira. Mm. Io poi c'ho il Mm. numero 6 come Yamanaka. E allora, Identica. bello preciso. Se in realtà volevo andare nel team dei super bolliti, chiamato SIC 58 squadra corse. Però ho detto no, dai. Dai, muoviti, Franz, Dio buono. Certo che la bandiera dell'America. Madonna, due italiani, cioè tre. 4. Chi è l'altro? Sono io. Quindi siamo Grassi 492, io e te. Poi Ah no, tutti 3, gli 3, altri. 3. Perché ho Boh. contato per Francia io. Che cazzo di team è questo qua? Ah, quello... sì, ho capito. Ci stanno, vabbè, le KTM, Gas Gas, JPJ, quello di Max Biaggi e Leopard. C'è Chip Green Power, ma puoi scegliere Chip Green Power come squadra. Asia, la vendetta di Super Mario Agi. 11 giri, minchia. Ma Grassi ha corso in tutte le categorie. Chi? Grassi. Boh. Mi C'era dice pure ieri. Claudio che non potrebbe. Ma c'era pure ieri allora. Mi pare, eh. Sì, sì, Boh, non c'era. l'ho visto. Cioè, non ci ho fatto caso. Ieri il Mm. mio problema era non morire. Beh, non è andata male la gara. Ah, ho Podio. sbagliato la gomma davanti. Ho messo la dura che... Ah, beh, no. Poi sono pure caduto. Pure io in MotoGP in Qatar avevo messo HH ma non andava bene. Terribile errore. Ma come 11 giri? Ieri ne abbiamo fatti 9, non so come sia possibile. Ah, perché la pista la mette dopo forse. Dai. Più minuti passano e più faccio il segno della croce. Oh, Ecco, ecco. non mi dire che c'è il long lap manuale. Ah, cazzo, non ho fatto in No, no. tempo. Io ce l'ho comunque manuale. No, no, è automatico. Sì, che tanto con le penalità che ci sono qua, cos'è, tolleranti. Sì. Ah, ma qua è facile prenderla la Moto3, Perché molte curve sono in pieno.
Ma tanto io farò schifo, cioè arriverò probabilmente tra le ultime posizioni perché sono dei tronchi ste moto. Io penso che nella vita, no? Cioè perlomeno la Honda. Tra pochi istanti vedremo. Chi guida la porta, Ale? Come ho detto. Allora. Che cazzo di come metto? Soft soft. Ma io ho provato un po' e mi sa che soft media è meglio. Sì? Allora la tengo così. Carburante? Boh, 3 litri e Boh, 9. io lascio così. No, non sento un cazzo. Boh. Per la gara media media fai tu? Sì. Io pure pensavo media media perché la soft. Si surriscalda. No, giro annullato. Oh.
No! Vabbè, ho schivato una tech 3. Ma va a fare in culo, va. Porco due, quello ha fatto 28 e 1. Io, boh. Ma secondo me, boh, non lo so, magari in 38 alto, 38 e mezzo, boh. Ora provo a rilanciarmi. Però provo un attimino a fare una cosa sul freno dietro, se si può modificare. No, cambio, direi di no. Perfetto, non si può modificare il freno, ottimo. Ma forse andrebbero accorciate le marce. Ok. Vediamo un po' se questo qua devo avercelo dietro. O il primo secondo me è un tempone. Eh? Il primo secondo me è un tempone. Ah, sì, 38 e penso di 1. sì. Cioè, non avendo mai provato, mai fatto niente, non te lo so dire, però se rimane davanti per, cioè è rimasto davanti per 8 minuti, quindi. Comunque Claudio dice che se finisci la benzina ti fa andare il box. Sì, mi ha detto pure a me. La regia ci porta all'interno del... Per favore Cristian, non scrivere cose così. La media mi serve, quindi mettiamo una ora. Che cazzo è questo qua davanti che va uno all'ora? È un gran tempo il primo, 38,9 ho fatto. E io 8. Forse se mi prendevo un team forte magari facevo un po' meglio.
Ah, primo. Grande. Minchia. Ah, Nico, tu diciamo il pezzo del long lap, no? Mm. Con che marcia lo fai? Terza. pit lane dove il pilota sta rientrando. Porco Dio, pure io lo faccio in terza, ma mi sembra di andare a 1 all'ora. Di far scorrere la moto forse. Cazzo, ho tagliato, peccato. Comunque secondo me è perfetta media soft in qualifica. Io sto continuando a provare soft soft. Ma si surriscalda davanti. Sì, però ti posso dire che nel tragitto lungo, non so come sia possibile, nel rettilineo si raffredda tutto in una maniera incredibile. Mm. Boh, io ho riprovato media soft. Vabbè, mo il terzo fa la polla, eccolo. C'è il secondo. Porco dia. 37,6. Nei coglioni. No, io non ce l'ho quel tempo. E allora Nico, se non ce l'hai te non ce l'ha nessuno. No, porco Dio, ero 6 decimi sotto. Ma dal tuo tempo? Dal mio, dal mio. Ah. Sì, che dal suo te magari. Dove cazzo va? Con la Moto 2 giro. No, che coglione.
Dai, ultimo tentativo media soft. Ma dove sta migliorando ancora quello. Dai, cazzo, dai. E comunque quinto su 8 pensavo di far peggio. Contando che c'è un giro forse da prima ancora rosso è quello. Vabbè, porco dio, allora. Altri 3 decimi ha tolto. Minchia, sta arrivando, mi attacco. A momenti lo lancio per terra. No, io non ne ho. No, così no. Sei secondo te ora, no? Ancora sì. No, vaffanculo. Ho finito la mia codifica io. Porco, due sotterra. No, peccato traffico alla fine, ho migliorato un po'. 2 decimi ho tolto. No, comunque non ha senso il primo. Che il secondo ha battuto, forse potevo arrivarci anch'io a quel tempo, però. Cioè. Boh, io penso che un tempo così. Cioè, non mi ricordo quanto abbiamo fatto ieri in Moto2, ma minchia. Cioè, ho preso un secondo e 3. Ieri 34 era. Cioè. Vabbè, ma non è una pizza con grandi retellini, quindi ci sta, poco ci sta. Non ha comunque senso il fatto che mi abbia dato. Quant'è? 7 decimi, 8 decimi. Ah boh. Il mio non era un giro perfetto, ma manco sbagliatissimo,
Beh, comunque è un gran c'è un bel giro, eh. Comunque, vabbè, a me magari può essere la moto. Perché la mia è una Io delle non più so se è la scarse. KTM che si sposa meglio in questo circuito. Vabbè, in teoria la Leopard dovrebbe essere forte in tutti i circuiti. Minchia, la Leopard dovrebbe essere tipo una delle migliori. Sono assegnate sulle immagini della classifica finale. Non ci resta E che comunque ha rifilato 6 decimi al secondo, cioè quasi 7 anzi. Portiamo un altro onore dell'America. Vabbè, poi vabbè, terza ci sta, dai. Mi gioca la seconda posizione con quello, però. Ah, vabbè, terzo comunque è prima cioè, l'inizio della gara. non è che parti. Ma il tempo reggerà Sì. per tutta la gara. Però comunque se quello mi ha dato 7 decimi non c'ho il suo La passo. temperatura non giocherà a favore dei consumi. Molti piloti hanno scartato le gomme morbide. Media media, Invece quindi. le medie Ah, io penso di sì. Mi metto un secondo qua i cosi lì, il traction, cazzi mazzi. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. E... Grazie. Ah, dovrebbe essere tutto a posto. Media all'anteriore, media al posteriore. Andiamo. Ah, no, vedi che non posso cambiare il disco dietro. Claudio, Cristian, che gomme metto? Faccio decidere a voi, va? No, dai, seriamente. Vabbè, molto ti aiuto. Ma andiamo con queste, va. Io vado di media media. Media media per noi. Dai, Franzò. Che... Ma perché ieri abbiamo fatto 9 giri con la Moto2 e oggi 11 con la Moto3? No, per 9, oh. Come 9? Per 9, per 9. A me dava 11 in lobby. il Gran Premio d'Indonesia. Prima dentro, cassa martello e andiamo. Quello che ha la chip ha fatto più 2, non ci credo. E la madonna quello come è partito. Oi! Madonna, partiamo già malissimo, eh. Per evitare due coglioni. Frenata piena sul cordolo. Belli, si sono stesi i compagni di squadra. Oh, adesso sono il primo. Mamma mia, mi stavo facendo.
Dai, ma ha rotto il cazzo sto Crazy Wolf. Ma no. Boh! È esplosa! È esplosa la moto da sola. Porco dio, che gioco di merda. Mamma mia. Non riesco a fare l'ultima curva. Non ho fatto. Ma non si ferma sta moto.
L'avvertimento prendo long lap io. Sei secondo tu? Sì. Io sono più o meno un mezzo secondo più lento di voi ogni giro. Vaffanculo proprio ora. Ora sta il terzo è velocissimo. Perfetto, l'ottavo posto ce lo sogniamo. Adesso gli avevo preso tipo 5 secondi in 2 giri. Cazzo, mi ha ripreso il terzo. No, che ho fatto? No! Che è successo? Sono caduto. Cosa è stato pure lui?
Non ho sbagliato, non ho sbagliato. Oh, meno male l'ultimo giro, non ce la faccio più. Ah, Ci ordiniamo qualcosa, due pizze, un kebab, sai che cazzo vuoi, guarda. va bene. Quando hai voglia, è presto. Sì, sì, va bene, non ti preoccupare. Ah, sono arrivato secondo, mamma mia. Una sera, Cazzarola. Oh. adesso da questo c'è la roba bella lunga, bella pioggia. Chiamo Royal. Con i kebabaroli che saranno gli amici. Ma c'è mica un gatto qua da casa. Ma che cazzo ne so se c'è un gatto? No, perché l'una mi fa strano, perché io non ho mai visto. Oh, è qualche gatto crepato sotto al letto. Non c'è nessun gatto qua. No. Che cazzo ne so? Perché evidentemente tutte le volte che entrano li mando tutti fuori. Che cazzo. Mentre i piloti si godono il Eh? dato giro d'onore, vediamo insieme la classifica finale della gara. Il 2 non male. Te? Settimo. Comunque il passo Ho ce fatto l'avevi. vomitare. Il passo, però il giro veloce è un decimo più lento di me. Oh, ha detto Claudio, c'avevo più spettatori io su YouTube che Franz su Twitch. Ah, niente, Nico, ti tocca andare a te nell'altra parte, mica a me. Sì. Ma l'ha Mo goffata sto che mi dire. bastardo. Tutta l'altra roba, invece No, no, la no. bagnata qua l'ho lasciata. E la metto qua. Dai? Ah, buono. Non lo so. Io sono andato giù perché tanto adesso non devo mandare. Chi? Ma telefonato Roberta? Mamma, mi fai un mega favore? Mi sali l'Icos e le hits per favore? Dai. Dai, per favore. No, però l'altro giorno ci sono stati ricavati via. Because in Moto FRL is the first win for France, we did only 6 races. And 2 of them was won by Italian riders, maybe it's about normal. Hi guys. Hello. Last week the Frenchmen of CAT were singing the national anthem. I don't know if he won, but that's the 22nd of the MIT year. Yep, I won. Okay. That's the post I found, so sorry. Long version. Decent long version, I don't know. Maybe that's the intro. No, it's not that,
Ah si, 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 c'est bon. T'inquiète. So, La Marseillaise, really great anthem. It was The not finished, yes. yeah, it was the Marseillaise. So, let's start with the third place finish with James Thompson, with now is now doing great, great, James. Really compliments for in a bad moment like the start. You recovered a lot. You passed Cremeria with a really spectacular move. You're really strong in battle, and in the final lap with the error of Emmanuel Felipe, who maybe was not at his best. He won, no, I can't say easily, but he won with a measure in Losail. Here in Mandalika wasn't as good as in Losail, and the concentration fell down, and you take the final place on the podium. What do you think about your race? Do you like your first race in FRL Moto3? So, thank you, James. Let's go with Biagio. Second place at part-time ride, another ride in the Moto3 Championship, because he's racing in Suzuki in MotoGP. He made 6 points with a 10th place in Losail in a 24 race. He can't race in Mandalika in MotoGP, and that's because he's now here in Moto3 doing his best for MSI MTL Met team. So Biagio wants to make an interview in Italian, so I will made in the question and translate this to Italian, and let sorry, that is not rhyming in my mind. Sorry, I will translate his interview in English text. So, okay, Biagio. P2, you started in the first row with the worst bike on grid in game performance. We are all a fan of MTL's real team, so I think we have only to talk about in-game performance. It's not the best bike for real, but we are fans. So MTL Met, don't please, MTL Met, don't make me annoyed, I don't want to do that. So, in in-game performance, that's the worst bike on the grid. And you managed to make a first row in qualifying and a second place finish during the race with only an error and one crash. You were not as fast as Danny Taxalo. It was really fast, but you were doing your best. And in this race, you did really good. Do you think you could won? And also, what do you think about Moto3 racing? Do you like it? Allora, Biagio, sei riuscito ad essere velocissimo durante la qualifica, nonostante la tua moto per le performance in game fosse la peggiore della griglia. Sei comunque riuscito ad arrivare in prima fila. Durante la gara hai fatto solo un errore e nonostante tutto te la sei cavata bene. Eri solo leggermente più lento di Dennis durante il passo gara. Alla fine sei riuscito ad arrivare secondo ed è molto buono. Se fosse andata diversamente, pensi che avresti potuto vincere? Soprattutto, ti è piaciuta la Moto3? La Moto3 sì, la moto forse non era ideale, magari con un top team, che so, una Leopard, una KTM, forse mi sarei giocato anche la vittoria, perché veramente la moto sbacchettava, era spesso incontrollabile e
spesso alcuni stop devo stare molto attento, soprattutto in frenata. E poi sul fatto di un solo errore, cioè un errore grave, e ho commesso tanti piccoli errori comunque, se no altrimenti non mi avrebbe recuperato il pilota portoghese, che mi sfugge il nome. Emanuele. Bravo. Però tutto sommato sì, bella competizione, soprattutto perché la prima metà del circuito è veramente bellissima, fatta con la Moto3. Con Moto2 e MotoGP un po' meno. Cioè fare tutto quel pezzo in pieno, veramente bello. So, it was really good, but the bike wasn't as good as it was me during the race. The bike was really difficult to ride with. I was really in danger with a stoppage during the outbreaks. The bike wasn't as good as the other one was, so I think that in a top team I could win the race. I made some minor mistakes, a big mistake at the end of the race, but I'm in P2 and that's really, really cool in my opinion. I really like Moto3 racing. I know this should be right, but maybe next time I could take also some wild cards here. The first half of the circuit is really astonishing with those bikes, really beautiful. It's really good to make some corners in full speed that the MotoGP and Moto2 can't do. Maybe the last part wasn't as good as the MotoGP and Moto2 one, but Moto3 is really cool. Moto3 is a cool class. Thank you, Biagio. Let's go with the winner and new championship leader, Denis Axel from France in the CIP bike. So maybe we can make a celebrity post on Instagram and make some spot with you know, maybe CIP is going to make us some IDV maybe for the championship if they know we have a CIP bike win. So Dennis, what do you think about the race? You won by a really big gap, about 11 seconds. You never did mistakes. You were faster during all of the race, and the qualifying was really, really good. What do you think about the race here in Mandalika? It was easy for you to manage and win, or you, in some cases, you thought, well, it's so hard, I don't know if I can win this. Thank you. Mandalika for me was a difficult track because it's a new track on the game and I didn't play too much. I play maybe 2 hours with MotoGP, but yeah, I don't like this track so much. It's okay. And for the race, for the qualifying was okay. I made second. And at the start of the race, I was thinking Prost will win the race because he made a good pole position with a good time, and where I think Prost will increase his gap, but he crashed in turn 6. Maybe I don't know how was the turn, and I take the lead. I took the lead, and yeah, I increased my time, my pace, and 1 second, 2 seconds, 3 seconds behind me. And yeah, at the end of the race was very difficult to keep my focus. But with time, with 5 second time, for me it's okay. And I made a big gap, 11 seconds on the line. So yeah. And I dedicate this race for my friend who was watching the live during the race, Ying for my friends. Well, that's a big message. Hi, friend of Dennis. This is cool. Your friend is a really good rider. I don't know how I can ride like that. So, second question for you.
Mandalika is a new track for all the riders. You know, it's the first time appearing in the MotoGP Championship. You know, FRL is a new league. We did only 6 races with a few of today, but the level is really high. We are really having fun during those races. Do you like Mandalika? Another question: do you want to know the secret? Maybe now do you want to know? It's better saying. Do you want to tell the other riders the secret of doing the perfect lap here in Mandalika? I am not the example to do the best lap because Prost made the pole, and also he has the best time in time attack on the game. So I think yeah, you have to take already the soft and try to be speed and fast, not braking a lot in the 2-3 corner in right in the first sector, and yeah, very critical on the braking, and the last corner is the 2 last corner is very important to not fall, because it's very easy to fall with the braking. And yeah. Okay, last question about the championship, because you are now the rider standing leader with 45 points. Emmanuel Felipe won in Lausanne. He has now only a 38 because he crashed on the last corner. So he's now in P2. P3 is really distant from here. That's Daniel Hughes with 21 points. P4 Biagio Della Corte with 20, and P5 is James Tomstad with 16 points. In the team standings is now leading Red Bull KTM with 48 points, only 3 above you. In CAP, you are it's a single rider team. I don't know how you are going to be in P2 with only 3 points of distance from Red Bull KTM Ayo. And in P3 in the standings, there is Gaz Sport team with 37 points. So team standings is really, you know, you don't have a dominant team. That's really compelling. So in the constructor standings, KTM is leading with 50 points. At the moment, second place is for Gaz with 29, and P3 is Husqvarna with 27. Honda is not doing so great at the moment because it's in P4 with only 20 points. So, what do you think about the championship? Do you think that in Termas next week the lead will change another time, or maybe you will increase the gap from Emmanuel? No, I was thinking Emmanuel will take the lead because he's very fast, and for the constructor championship, I don't care. I prefer to be focused on my race in every race, and take race after race, not thinking about this race in 2 weeks, in 3 weeks. Just have fun and make a good race, and win or podium is always good. So, thank you for those interviews. For us, it's time to go away. Another week for FRL is finished, but we are not going to make us our bye-bye because we have got to know the other races for the next week. The MotoGP Championships will race in Termas de Rio Hondo, GP of Argentina. 3 races like the other week. On Wednesday at 10 p.m. you could find the MotoGP race, 24 riders who are really strong and prepared will affront the Argentinian fast track. And now the leader is Giorgio De Benedictis, Italian rider in the Ducati Lenovo team with 41 points. Behind him the Mandalika winner Andrei Olech in Ducati Gresini with 38. Team standings is now doing great for Red Bull KTM Factory Racing, for Maestroni and Mecca.
47 points in front of, with 42 the Ducati Lenovo team of the Benedictis and Giovannini. You know, also in constructor standings, Ducati is dominant with 50 points. Moto2 Racing on Thursday at 10 p.m. You know, time is CEST, so it's European. Don't, if you're American and you're 10 p.m. try to see the Moto2 live, you're a little late. So time is European for those guys who don't know us. So I was saying Moto2 at 10 p.m. on Thursday. At the moment, the leader is David Rachel, the 14-year-old Czech rider who made the win here in Mandalika. 41 points, 41 the points of Alessandro Codaglio. Maybe wasn't doing good here in Indonesia, but in Moto2 is really strong. He arrived in P3 yesterday and is now at the same points as the leader. P3, 40 points for Alessandro Codaglio, the gas Italian rider. Maybe the older brothers of James and Daniel, who is now doing great. P3 with 40 points, only a point behind the leader and the second place. In team standings is now leading Liquimoli in TechGP, the team of Caudaglio and Marchetta, who is now in P5 with 24 points, maybe. Now they are at 65, followed by Gresini Racing Moto2 with 49. So that's a big gap. Constructor standings, they are seeing Galaxy in first place with 50 points. Moto3 World Championship, always on Friday at 6 p.m. Yeah, who was talking? Inshallah, la midulla, Bismillah, Indonesia termina Mandalika, Bongok. Ricorda queste parole. I don't know Indonesian. Sorry, friends from Indonesia. We are searching some Asian riders, you know, because we got Firdaus, we got Tofairos, we got Anwar, they are from Asia. Meka is from India. Yeah, we are searching those type of riders. So I was saying, sorry for the break. At the moment, the leader is Texel with 45 points, in front of Emmanuel Felipe with 38 in the rider standings. Team standings to was seeing the leadership of Red Bull, KTM Ayo, of Felipe and Wolf with 48 points, 45 for CIP Green Power, and the constructor standings with KTM, who is dominant at the moment with 50 points. Also, don't miss the first race of the Formula 1 World Championship. It was a mess because EA servers couldn't work this Tuesday, but every Tuesday at 9:30 p.m. you can see the Formula 1 World Championship, round 1 of 22, Bahrain GP on the Bahrain International Circuit. So dominated with the pole position of the Alpine of Matteo Russo and also Virgil Della Corte, who will start from P7 on the grid out of 20 really strong drivers. Dominated. Now we can make our last words of the week. Next week will be so full of praises that maybe we couldn't even cure away. No, we can't do. We can't say that. We can't say this. So thank you for being here. Thank you for watching FRL Live. And if you riders want to say something at the end of the race, you can do that. So if you want to do that, we will close our live and go back living our normal life. I'll take it as a no. So thank you for being here. Thank you for watching FRL Sim Racing League channel. Let's see on Tuesday at 9:30 p.m. for Formula 1 World Championship race. Don't miss the Formula 2 selection that will take place this Sunday and this Monday evening. On Sunday and Monday for 2 weeks, we will also have the Formula 2 Championship selection. Don't miss them if you want to be a Formula 2 driver. Thank you for being here. Thank you for watching this live. Now for us it's time to go.
Thank you for being here. Good luck. Go Indonesia. Madonna. A good race, huh? Whoa. But what happened with Prost? Well, it crashed. It crashed about 3 or 4 times. Maybe he was riding too hard and he lost concentration. I don't know. Those type of things happen when you are sure to win. In my opinion, I was a driver and not a strong driver. I was a shitty rider in past. I really can't race on MotoGP. I am without hands on that game. So maybe my opinion doesn't count. But in my opinion, it was pushing too hard. His concentration fell down with the first crash. The second crash made his concentration to 0. And the crash also of the last lap when he was trying to pass Biagio. He fell down and also James took the podium. Okay. So next week, Maybe- what is the race? Termas. Thomas. Oh, okay. Termas Beriondo. After that we can see Kota and at the end of this month, maybe during the November when we encounter Portimao. After that we do break and after that are the 5 races, 3 race track for Christmas. 5 races, another break before Motegi, and the championship will finish on 24th of March. Like my birthday, I will be 20 years old and the last race for Moto3.